La presenza di cervi sull'Appennino tosco-emiliano è dovuta ad alcune reintroduzioni compiute in queste zone a metà anni 50 e 60, con capi provenienti dalla zona di Tarvisio. Un progetto che si è sviluppato positivamente e che attualmente viene seguito dall'ISPRA, l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, che dal 2008 è l'ente che si occupa di effettuare studi sulla biologia e consulenze sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica nel nostro paese. Allo stato attuale, i cervi vivono in un territorio, tecnicamente chiamato areale, compreso tra 2 regioni e 4 province, di circa 1400 km², per una popolazione che conta circa 3000 capi. Ora quello che si sta perseguendo è un progetto di gestione innovativo, che coinvolge Emilia-Romagna, Toscana, amministrazioni provinciali ed ISPRA. Nel 1999 le 2 regioni hanno stipulato un protocollo d'intesa per la gestione unitaria di questa popolazione, attuando un approccio molto moderno, molto avanzato, che costituisce un esempio non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Un approccio che prevede di monitorare lungo tutto il corso dell'anno la popolazione dei cervi attraverso metodi di stima quantitativa standardizzati, con protocolli condivisi da tutti gli operatori. La popolazione tende a concentrarsi in certe aree, in certe stagioni dell'anno, per poi spostarsi in altre stagioni dell'anno. Questo comporta il fatto che dal punto di vista biologico è opportuno considerarla un unicum e quindi la gestione deve essere condivisa da parte di tutte le amministrazioni interessate dal territorio che questa popolazione occupa, indipendentemente dai confini amministrativi. In questo contesto vengono stabiliti piani di prelievo annuali di tipo venatorio che normalmente si aggirano tra i 500 e i 700 capi. E inoltre vengono effettuate catture per avviare nuovi progetti di reintroduzione in altre aree dell'Appennino centro-meridionale. Abbattimenti e catture che ovviamente vengono stabiliti sulla base dell'andamento dinamico della popolazione dei cervi. La popolazione inoltre viene monitorata non solo sulla base dei censimenti degli animali in natura, ma anche sulla base delle caratteristiche degli animali abbattuti che vengono consegnati a dei centri di raccolta e di verifica biometrica e sanitaria. Questo è importante perché le informazioni che si ottengono anche dai capi abbattuti sono fondamentali per orientare la gestione. Torniamo a parlare ancora una volta di caccia, di ungulati e di cervidi con il tavolo regionale delle associazioni venatorie, agricole e ambientali. Cerchiamo di capire se questo è più un problema o una risorsa. Ma per quello che riguarda noi come organizzazioni agricole, nonostante l'attività, l'impegno, i confronti che in questi anni, lunghi anni abbiamo avviato con le organizzazioni venatorie, con gli enti pubblici, province e regioni, in queste realtà dove oggi praticamente ci troviamo, e uno di questi è quello che potrebbe essere un'opportunità per il territorio e quindi anche per l'agricoltura, è prevalentemente un problema. È un problema perché i danni causati da questi animali sono ancora tantissimi. I danni arrecati da una fauna che in questi anni, decenni, è cresciuta in maniera smisurata, a partire dai cinghiali, caprioli, dagni, adesso anche cervi, sono notevolissimi, creati appunto da migliaia di capi che circolano liberamente sul territorio e quindi anche sul terreno lavorato, arrecando danni rilevanti. In questa azienda, tra l'altro, ne è un esempio perché, pur avendo recintato tutti i suoi 17 ettari, si è trovata nel corso di questa primavera e quest'estate gran parte del recinto abbattuto da cervi che, ricordiamo, sono bovidi, quindi animali di un peso notevole che non hanno nessuna difficoltà a rompere i recinti, quindi anche in gruppi numerosi o in branchi calpestare i terreni coltivati e quindi non lasciare più nulla alla produzione e al raccolto. Qui siamo appunto, abbiamo citato questa azienda, siamo in un'azienda agrituristica che è una delle componenti di una filiera che almeno in prospettiva potrebbe in qualche maniera agevolare e avvantaggiare tutti i partecipanti rispetto al problema dei cinghiali e degli ungulati, ma anche dei cervidi, avvantaggiandosi di questa situazione.
Certamente questo è un tentativo che noi stiamo facendo, tant'è che proprio questa settimana, non più tardi mercoledì scorso, abbiamo presentato noi come Confederazione Italiana Agricoltori, unitamente alla Confagricoltura e ad altre associazioni venatorie, la domanda in Regione per ottenere il riconoscimento degli ungulati come prototipico, in modo da poterli meglio valorizzare nelle attività e nelle aziende agrituristiche. Questo è un tentativo però che serve per valorizzare, migliorare anche le relazioni e i rapporti, quindi gli scambi tra cacciatori e agricoltori, in particolare le aziende agrituristiche, che comunque sono una parte rilevante dell'agricoltura, in particolare in questi bellissimi territori, però sono comunque una parte minoritaria. E pertanto noi dobbiamo insistere e ottenere, perché da parte di tutti i soggetti coinvolti, regione, provincia in prima, ma con l'adesione convinta delle associazioni venatorie, quindi di cacciatori, si faccia un'opera più efficace di prevenzione e di controllo di una fauna che in maniera incontrollata in questi anni comunque è venuta a crescere a dismisura.